In questa lezione desidero mostrarvi come creare un acquerello legato al tema della campagna, un paesaggio di campagna. Inizialmente ho bagnato il foglio e poi sono intervenuta lavorando bagnato su bagnato mettendo un azzurro per il cielo. Sono stata attenta in alcuni punti a fare il colore più denso e in altre parti lasciare l'effetto più diluito affinché apparissero delle nubi. Con gli stessi toni però un pochino più rafforzati vado a fare quello che è il paesaggio sullo sfondo e piano piano inizio a inserire i colori sempre più decisi per creare un primo piano sempre più definito. Intervengo anche mettendo il colore dei prati, quindi del giallo e poi anche terra di siena bruciata, i colori naturali, le ocre e intervengo nuovamente con il verde del paesaggio, dell'erba. Ho provveduto a scontornare la sagoma di un vecchio cancello e avevo messo anche il nastro intorno affinché potesse crearsi una sorta di cornice. Una volta che il cielo è asciutto, vado questa volta a lavorare asciutto con la carta asciutta sotto, bagnato su asciutto e faccio le foglie e vado sempre più a rintervenire, a ridettagliare quello che è il paesaggio, anche le montagne, la strada in primo piano dove prevedo ci saranno sia una bella giornata di sole, luci e ombre molto decise. Quindi rafforzo tutti i dettagli lavorando sempre più con il colore asciutto. Non è che lo uso proprio come se fosse una tempera, ma insomma in questo caso, per esempio, nel fare le foglie o alcuni dettagli, nel fare le ombre, nel fare i tronchi degli alberi, uso il colore logicamente meno diluito. In corrispondenza poi degli alberi e delle ombre che faccio, vado a fare poi l'albero sopra e creando appunto questa sorta di primo piano, secondo piano, un piano più intermedio. Poi vado a rifinire il cancello e dettaglio sempre più il tutto, usando anche pennellini sempre più piccoli, sempre più sottili e utilizzo il colore in maniera più decisa nelle ombre e vado invece più bagnato nei chiari usando il colore più diluito. Più contrasto con i chiari e gli scuri e più riesco a dare un effetto realistico di tridimensionalità del paesaggio e quindi di prospettiva anche aerea. Passo a ultimare proprio gli ultimi effetti, per esempio qui sulla strada posso rinforzare alcune nubi e poi vado a togliere la carta e il dipinto è finito.